Ciao ragazzi, bentrovati in un nuovo video, un po' fuori programma, però mi sentivo di volerne parlare. Allora, è uscito, cioè è stato annunciato il nuovo hardware Steam. Vado così a braccio. Allora, abbiamo uno Steam Controller nuovo, diciamo Steam Controller 2. Abbiamo anche una Steam Machine che chiameremo 2 perché ci sono già state e sono state un fallimento, e abbiamo un visore standalone che si può anche collegare al PC, l'ennesimo visore di Valve. Ora vi parlo da possessore di Steam Controller e utilizzatore più o meno assiduo di Steam Deck. Steam Deck per quanto poi ci arriveremo, comunque per me è stata una benedizione, perché quando sono fuori e ho un momento morto, qualche ora morta, Steam Deck me la rimargina un po' col cloud gaming di Boosteroid, un po' nativamente. Riesco a tappare quei momenti, o quando sono in giro da amici, una cosa l'altra, che resto lì dei giorni. Mi piace stare lì a giocare perché comunque anche i miei amici giocano a PC o console che sia e io gioco. Ora, partiamo dall'inizio. Steam Controller. Steam Controller, il 2 sicuramente è fatto meglio perché come Steam Deck qualcuno ha detto che è scomodo, ma dovete considerare che anche Steam Controller 2 ha i touchpad sotto i pollici che ci fa fare questo movimento. Bisogna considerare che il touchpad in un joypad per PC ci vuole, soprattutto se pretendi di giocare a un Civilization, uno strategico qualsiasi, un manageriale. Ti serve comunque il mouse, e avere un touchpad in quel momento aiuta molto. Ora, penso che sarà comodo perché comunque Steam Deck ha insegnato l'ergonomia, Valve non la sbaglia, anche questo era comodo da tenere in mano. Però per certi giochi era inutile, se devi giocare un picchiaduro, come lo giochi con questa roba qua? È scomodissimo. La seconda levetta ci voleva perché poi molti giochi quando andavi a utilizzare questo lo utilizzavi come se fosse una levetta analogica ed era scomodo, era comodo magari per un FPS che ti muovevi come mouse, ma per il resto era, per certe cose l'ergonomia era buona, però come funzioni era solo per certi giochi in particolare. Però la cosa più importante, questo e sicuramente anche l'altro, e sicuramente quello della Ori, fuori Steam è inutile perché utilizza Steam Input, non X Input come i controller Xbox o Direct Input come quelli generali, che può essere anche quello della PlayStation. Questo utilizza Steam Input, e se non giocate un gioco su Steam, questo non serve a niente. Prendetelo e buttate nel bidone perché è inutile. Senza Steam non funziona. Quindi considerate bene prima di comprarlo. Non è che voi lo prendete, lo collegate, lo mettete al vostro PC Windows, aprite un gioco dal Game Pass o da EA Launcher o da Ubisoft Play o che sia e giocate. No, su Steam giocate con questo. Se siete dei videogiocatori che utilizzano solo Steam, allora sì, va benissimo, per carità, ma consideratelo bene. Poi abbiamo la Steam Machine. La Steam Machine è un Ryzen 5 6 core 12 thread, abbastanza spinto, con una GPU che è paragonabile a una 7600M da 8 GB, con 16 GB di memoria di sistema. Ora, loro dicono 4K, 120 fps, 120 Hz, 240 Hz, dipende a cosa giocate. Allora, se voi giocate per esempio, non so, un gioco che mi viene in mente, Celeste lo giocate in 4K a 240 Hz tramite DisplayPort, 240 Hz, quello non c'è problema. Ma se già pretendete di giocare, non so, Assassin's Creed Valhalla, io dubito che lo manderete in 4K anche solo 120 Hz a dettagli massimi.
Quindi questa cosa 4K, 120 Hz, 240 Hz, prendetela con le pinze. Sì, la macchina può farlo, ma non è detto che lo facciate. Tra l'altro utilizza SteamOS, sistema che io ho in questa handheld nella Steam Deck. Io tornerei volentieri a installare Windows su questa macchina. Qual è il problema? Che Valve ha detto anche quella volta là: è un sistema aperto, potete installare quello che volete. L'altra volta aveva detto anche Windows. Io ci ho installato Windows, ma il supporto driver è durato un anno. Poi non si sono più visti i driver, dal 2023 in poi non si sono più visti i driver dell'APU. Allora che fai? Stai tutti questi anni senza driver, senza accelerazione hardware per i video, quindi non puoi neanche registrare. Windows che ti crasha, che devi forzare l'aggiornamento alle versioni 23H, alle 24H2, alle 25H2. No, sono dovuto tornare a SteamOS. Per carità, funziona bene SteamOS per quello che fa, ma iniziate a pensare che EA non fa più girare i suoi giochi sotto Linux. Iniziate a pensare che non avete il Game Pass se non in cloud, quindi Ultimate 37 euro, certo con le chiavi, quello che vi pare di meno, ma comunque il più caro, e giocate in cloud, quindi una connessione sempre lì ci deve essere e consuma. Poi rinunciate anche a certi giochi multiplayer, perché comunque certi anti-cheat non funzionano sotto SteamOS o Linux che sia. Se trovate il gioco che parte subito al primo colpo, bene, se no un attimino dovete smanettare. Poi ci sono i giochi che proprio non partono, quindi quelli non li giocate. Certo, la libreria è ampissima, potete giocare anche i giochi da Epic, da GOG, presumo che questo lo possiate fare tranquillamente anche con Steam Machines, smanettate un attimo. Il cloud gaming potrete utilizzare sicuramente, come io per esempio utilizzo Boosteroid in giro con la Steam Deck, ma considerate che siete limitati da quel sistema operativo e da quell'hardware, perché comunque non è un hardware all'ultimo grido. Il visore per la realtà virtuale, ok, ci sta, hanno fatto una risposta al Quest. Il Quest c'è il suo sistema basato su Android e sul suo sistema operativo che adesso non mi Horizon OS, una roba del genere, e Steam ha detto sai che c'è, io ci metto SteamOS. Va bene, ci sta, per carità. Entrambe montano delle CPU ARM, quindi di là gira tutto nativamente. Qua c'è un layer di traduzione da ARM a x86 e poi un altro ulteriore layer di traduzione da Windows a Vulkan, da DirectX a Vulkan. Ora, ammesso e concesso che funzioni bene, e funzionerà bene perché tanto Valve l'ha fatto funzionare bene, c'è un altro problema. Il problema è che c'è un altro layer. Potrebbe essere una rivoluzione, perché magari la prossima Steam Deck la vediamo in ARM con questo layer di traduzione, abbassiamo i consumi, miglioriamo le prestazioni, quello che ti pare. Il problema è che col Quest c'ho le esclusive Quest, c'ho Horizon, che comunque è un bel ambiente, ci sono bei giochini, c'è anche una specie di Halo dove modestamente ho fatto la differenza, però c'è tante esclusive, tante cose solo meta nel suo Quest. Di là abbiamo i giochi che ci sono di là, a parte Alyx, bene o male ci sono anche nel Quest, ed entrambe si possono collegare al PC ed entrambe si possono collegare via wireless. Ora, dimmi perché dovrei comprare lo Steam, come si chiama? Vabbè, il visore di Valve nuovo standalone piuttosto che un Quest. Ok, questo c'ha l'eye tracking, che è una cosa figa, un po' come fa PSVR 2, no? Che ne so, tu guardi in alto a sinistra e ti mette a fuoco in alto a sinistra e sfocando tutto il resto per migliorare le prestazioni generali del gioco.
Ma oltre a questo non mi sembra che offre chissà cosa di diverso, anzi di là c'ho più roba, quindi sinceramente questa è tutta la vita. Quindi sì, io capisco i fan di Steam che stanno saltando fuori dalla sedia, chi la fa fuori dalla finestra, chi impazzisce, ma ragazzi, veramente, considerate bene, tutto sta al prezzo, tutto sta al prezzo. A un ipotetico 500 euro Steam Machine è in linea col mercato delle console 550, anche 600, toh, è in linea col mercato delle console e ci può stare perché più o meno siamo lì. È bella da vedere, in salotto sta bene, una cosina così, quadrata, piccolina, con la lucina che scorre, anche il frontalino intercambiabile che lo puoi un po' adattare. Sicuramente poi su AliExpress usciranno frontalini su frontalini. È un bel oggetto, è carino, sì. Da collezione, se avessi soldi da buttare, lo comprerei a priori. Ma considerate bene che Valve non c'è tutta questa libertà di montare quello che volete a meno che non rimanete su Linux. Il visore VR non è una novità allo standalone, abbiamo già il Quest che lo fa dal 2016 mi sembra, anche prima lo faceva con una cosa multimediale, ma con i giochi lo fa mi sembra dal 2016 questa cosa, il Quest 1. Poi c'è anche il Quest 2, Quest 3, Quest 3S, il Pico 4 che uso per la PCVR perché ha le lenti migliori, è più comodo anche. Ma se uno vuole la realtà virtuale standalone da spendere poco, io piuttosto gli consiglio un Quest 3S che si trova sui 320, 350. Scusate, ho dovuto fare una pausa perché si era scaldata la macchinetta, la telecamerina. Allora, ho il Quest 3S, come dicevo, che comunque si trova a un prezzo abbordabile e vi permette di fare tante cose in più che comunque al momento Valve non ha presentato niente di inedito. Ora, io non voglio dire, ho parlato di Steam Machine in passato fallimentari nel 2015, 2016, giù di lì, ma erano affidati a produttori di terze parti che li vendevano a prezzi assurdi e comunque con uno SteamOS molto immaturo che era il 2.0 e faceva girare solo i giochi Linux, quindi la libreria era limitatissima. Ti compri questa macchina da cos'è 1500 euro con un hardware che non rispondeva a quel prezzo per poi giocare i giochi Linux che erano pochi, quindi insomma è stata fallimentare quella volta lì. Adesso con SteamOS ci sono più titoli, magari Valve fa un prezzo più aggressivo e allora potrebbe essere la macchina che rende contenti quelli che non si erano mai affacciati al PC gaming o lo avevano abbandonato, sono arrivati con Steam Deck, sono contenti di Steam Deck e allora questa Steam Machine a prezzo ragionevole potrebbe fare al fatto loro. E sto parlando di te, Sandro. Ora, sicuramente queste cose venderanno tantissimo perché in ambiente VR era tanto atteso, prima si chiamava Deckard ed era tanto atteso questo prodotto. La Steam Machine fatta così, alcuni l'aspettavano, spaventa ancora il prezzo, però sicuramente sulla scia di Steam Deck sono convinto che venderà. Non magari quanto Steam Deck, ma quasi. Quindi io non vi sto dicendo comprate o non comprate, io vi sto dicendo questa è la mia esperienza utente che ha comprato prodotti Valve. Prendete le mie considerazioni e buttatele assieme alle vostre per fare un'analisi oggettiva di come spendere i vostri soldi, perché comunque non so a voi, ma a me non me li regalano. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!